Bentrovati amici, allora continuiamo con Aristotele. Nella scorsa lezione, vi ricordate, abbiamo parlato di una sorta di introduzione alla fisica da parte di Aristotele. Abbiamo detto come e perché, secondo Aristotele, esistono le trasformazioni, esistono i mutamenti in natura e come e perché, secondo Aristotele, è possibile studiare scientificamente le trasformazioni e i mutamenti. Sofì mi sta azzannando e sta mordendo, quindi adesso in questa lezione iniziamo a vedere nello specifico alcune importantissime dottrine della fisica di Aristotele. Una dottrina famosissima è quella delle quattro cause. Aitia. Attenzione, in greco causa si dice anche aitia, plurale aitiai, è il sostantivo causa. Però Aristotele nella maggior parte delle volte non usa il termine aitia, usa l'aggettivo neutro aition, che attenzione al plurale fa aitia, d'accordo? Quindi è un aggettivo, però comunque aition è la causa, aitia è il plurale, cioè le cause. Attenzione, lui le cause, aitia, le chiama anche principi, cioè protoi, al singolare proton, d'accordo? Quindi le chiama cause, ma le chiama anche principi. Principio è proton, al plurale protoi. Diciamo subito che le cause in Aristotele non corrispondono precisamente alla nozione di causa nella relazione, nel rapporto causa-effetto nelle scienze moderne. Aristotele per causa o principio intende più che altro la spiegazione, il perché un fenomeno è avvenuto. Quindi attenzione, più che cause si potrebbe tradurre in italiano la spiegazione di un fenomeno. Allora Aristotele distingue, questo è molto famoso, quattro cause, che non sono, attenzione, quattro enti nell'universo, sono quattro cause, nel senso che sono quattro tipologie di cause, d'accordo? Esistono cause di quattro tipi. Lui dice in un passo famoso del primo libro della metafisica, le cause, aitia, si dicono in quattro modi, tetrachos, si dicono in quattro modi, quindi sono quattro, capite, quattro cause, nel senso, lo so che potrebbe sembrare ovvio, ma cerchiamo di non dare per scontato niente, neanche Aristotele lo dà per scontato, infatti lo spiega. Si tratta di quattro classi di cause, di quattro modalità di cause, e comunque sono concetti relativi. Allora, noi abbiamo la causa materiale, la causa formale, la causa efficiente e la causa finale. Quali sono queste quattro cause, queste quattro tipologie di cause? La causa materiale, attenzione, ti dà proprio il materiale, cioè il costituente di cui è fatta una singola cosa, d'accordo? La causa materiale è proprio, lui la chiama Aristotele, proprio lo hypokeimenos, d'accordo? Cioè il sostrato materiale, la materia. La materia non cambia, quindi la causa materiale è la Hule, la causa materiale per esempio di una statua è il bronzo oppure il rame oppure il ferro di cui quella statua è costituita. La causa materiale di una casa sono i mattoni che costituiscono la casa. Quindi la causa materiale non è altro che la materia, cioè proprio il materiale che costituisce un ente, d'accordo? Per esempio nel caso della casa sono i mattoni. La causa materiale abbiamo visto questi concetti, vi ho accennato, adesso lo vedremo meglio, sono relativi. Per esempio la causa materiale di una casa qual è? Sono i mattoni, però da un certo punto di vista la causa materiale della casa potrebbe essere anche l'argilla di cui sono formati i mattoni, d'accordo? Cioè io posso interpretare la causa materiale in diversi modi, ok? La causa materiale ti dà anche l'origine
della cosa di cui stiamo parlando. Quindi attenzione, la causa materiale di una casa è il materiale di cui la casa è costituita, cioè i mattoni. Però i mattoni ti dicono anche l'origine della casa. Perché? Perché prima della casa quei mattoni comunque esistevano, no? E quindi i mattoni ti dicono anche qual è l'origine della casa. L'origine della casa sono quei mattoni che prima erano separati tra loro, poi sono stati messi insieme da qualcuno in certe combinazioni, uno sull'altro, in certe combinazioni, in certe posizioni reciproche, in modo tale da costituire la casa. Fate attenzione perché questo è molto importante. La causa materiale non è solo la materia che costituisce la cosa, la causa materiale è anche la spiegazione dell'origine della cosa, perché quella materia che costituisce la cosa, prima che la cosa esisteva già e poi è stata lavorata o messa insieme per fare la cosa. Prendiamo per esempio la statua. Se la cosa lente è la statua, abbiamo visto che il bronzo è la materia, cioè la causa materiale di cui è costituita la statua. Però il blocco di bronzo o il bronzo o tanti pezzi di bronzo esistevano anche prima della statua. Quindi il bronzo, attenzione, ti dice qual è l'origine della statua. L'origine della statua è il fatto che qualcuno ha preso del bronzo, l'ha lavorato, l'ha scalpellato, l'ha sagomato in modo da fare la statua. Quindi il bronzo non è solo il materiale di cui la statua viene costituita. Il bronzo mi dice qual è l'origine, perché prima che esistesse la statua, quel bronzo esisteva e poi è stato trasformato nella statua. Fate attenzione che questo è molto importante. La causa formale, invece, ti dà la forma che Aristotele chiama morfè oppure eidos, proprio come Platone, la forma nel senso dell'archetipo, no? Del modello, morfè oppure eidos, ma io mi intratterrò più tardi a lungo sui termini che Aristotele usa per indicare la forma, quindi poi vedremo in seguito. La causa formale, che cos'è? Morfè è la morfologia. Qui ci sono stati veramente degli equivoci millenari, come se Aristotele intendesse per forma qualche qualità oscura, occulta, qualcosa di spirituale, qualcosa di metafisico, qualcosa di ineffabile, qualcosa di incomprensibile, ma non è assolutamente così. Per Aristotele la forma è proprio la morfologia, il contorno, la proporzione tra le parti, il confine tra la cosa e le altre cose che gli stanno intorno, per esempio anche l'aria e così via. Cioè non è altro che la morfologia, il modo come è fatta una cosa, d'accordo? Una sostanza, e quindi è la morfologia. Fate attenzione, però la forma, cioè la morfologia, ti dice anche tutta una serie di altre cose sulla sostanza, perché Aristotele è un finalista. Aristotele non pensa che una certa forma sia venuta fuori a caso dalla natura senza un fine. Quindi la forma, attenzione, ti dà anche il fine. Questo è molto importante. La morfologia, la forma, come è fatta una cosa, ti dice automaticamente qual è la funzione della cosa. Quindi la forma corrisponde ad una funzione. Il naso ha questa forma perché è deputato a respirare, ha la funzione di respirare. Quindi la forma, la morfologia di un ente non è qualcosa di casuale che in qualche modo ha preso una funzione adattandosi all'ambiente, può avere qualunque funzione oppure può non averla. Aristotele pensa che esista un'intelligenza, attenzione, intrinseca nella natura, non una provvidenza, un dio che agisce dall'esterno, ma che la natura abbia proprio un'intelligenza intrinseca, finalistica, e produca delle forme in cui appunto la morfologia non è solo la morfologia descrittiva, interpretabile soltanto materialisticamente. La morfologia ti dà automaticamente la funzione e la destinazione d'uso
di quella cosa. La funzione o la destinazione d'uso corrisponde anche alla definizione. Ricordate la teoria della definizione? L'abbiamo studiata in logica, la horismos, la definizione. Quindi attenzione, vedete che la forma è qualcosa di molto di più della morfologia, però è anche sbagliato pensare che oltre alla morfologia Aristotele intendesse dire che la forma è una quidditas, è qualcosa di incomprensibile, di metafisico, di strano. Assolutamente no, è semplicemente la morfologia materiale che però automaticamente fa sì che la cosa che abbia quella forma, quella morfologia, necessariamente abbia una certa capacità, una certa funzione, una certa finalità. E la causa formale, la forma, ti dà anche la definizione della cosa, cioè la forma ti dice il che cos'è della cosa, cioè ti dice la definizione. Questa definizione corrisponde alla funzione, alla destinazione d'uso, al fine, d'accordo, di quella cosa. Per esempio, quale può essere la forma di un tavolo? La forma di un tavolo potrebbe essere schematizzata, no, vale per tutti i tavoli, lo vedremo per l'universale di tavolo, può essere schematizzata, non so, con un disegnino o con qualcosa che abbiamo in mente, d'accordo? Io non sono molto bravo a disegnare, ma un tavolo potrebbe essere, per esempio, qual è la forma del tavolo? E il tavolo, come lo vediamo, c'è una certa morfologia, proporzione tra le parti, ci sono 4 gambe, oppure anche più o meno di 4 gambe in un tavolo che comunque sono parallele le une alle altre, hanno più o meno una certa altezza. Sopra queste gambe viene disposto in un certo modo un ripiano. Ecco, questo è il tavolo, questa è la forma, la morfologia del tavolo, ma questo mi dà anche la definizione, capite, il fine, la destinazione d'uso, la finalità del tavolo. Io posso definire il tavolo un ripiano posato su una serie di gambe che io descrivo disposte in un certo modo, un ripiano atto a poggiarvi degli oggetti. D'accordo? La definizione del tavolo potrebbe essere un certo ripiano situato su gambe atto a riporvi degli oggetti, capite? Quindi la forma, la morfologia ti dà automaticamente la definizione, il fine, la destinazione d'uso di una cosa. Per esempio, un'abitazione, tu la vedi? La schematizzi, la disegni, tantissime abitazioni diverse hanno qualcosa in comune, tant'è vero che tu puoi riconoscere in ogni singola empirica abitazione appunto la destinazione d'uso che hanno tutte le abitazioni, qualcosa che ciascuna singola abitazione ha in comune con tutte le altre all'interno del genere o della specie o della classe abitazioni, dell'universale abitazione. L'abitazione o una casa è una costruzione adatta a dare ricovero alle persone. Un'abitazione è fatta in un certo modo, una morfologia, capite? Questa morfologia automaticamente ti dà la funzione. La forma e la funzione sono la stessa cosa, ti dà la destinazione d'uso e può essere espressa attraverso una definizione linguistica. La forma della casa è quello schema mentale in qualche modo che accomuna tutte le case, quell'immagine mentale che hai di una morfologia alla casa, ma corrisponde anche a una definizione linguistica che ti dà la destinazione d'uso, il fine di quella casa. Cioè ogni casa, per quanto ogni casa sia diversa dalle altre per dimensioni, per materiali, eccetera, hanno tutte una forma in comune. E la forma in comune ti dà la destinazione d'uso e la definizione. Per esempio, casa può essere definita costruzione che è adatta a ricovero per persone, che è adatta a dare
a dare ricovero alle persone affinché si proteggano dal freddo, affinché si proteggano dalla pioggia, affinché possano vivere, d'accordo, all'interno di quella costruzione. Aristotele chiama, sempre nel passo della metafisica che ho detto, la causa formale la più importante, cioè il primo perché che si riduce da ultimo alla definizione. Attenzione, la definizione, la destinazione d'uso di una forma corrisponde anche all'essenza. Vi ricordate che ne ho parlato già nella teoria della categoria, quindi la causa formale ti dà la definizione linguistica ti dà l'essenza, per esempio, della casa o della statua. Ricordate che essenza viene espressa da Aristotele con 4 parole greche, possono essere un pochino difficili. Toti, enai, ciò che era l'essere. L'essenza di un ente è ciò che era l'essere, cioè l'essenza è ciò per cui un ente è proprio quell'ente e non un altro ente. Comunque, ripeto, preferisco rinviare questa trattazione quando un'altra lezione, quando parleremo in maniera più specifica della causa formale, del rapporto tra causa formale e causa materiale, cioè tra forma e materia. Quindi la definizione ti dà anche l'essenza, il toti e nenai, 4 parole in greco un pochino difficili. Vedremo meglio che cosa significa l'essenza come toti e nenai, cioè ciò che l'essere era, successivamente. L'altra causa è la causa efficiente. La causa efficiente mi spiega proprio all'inizio del movimento, così, attenzione, la caratterizza Aristotele. Fate attenzione che questi nomi, causa materiale, formale, efficiente e finale, in buona parte sono nomi che ci siamo inventati noi dopo. Aristotele le 4 cause le chiama in un modo diverso. La causa efficiente per lui è l'inizio del movimento, arche tes kineseos, cioè l'inizio del movimento. Che vuol dire l'inizio del movimento? Ciò che origina proprio la trasformazione. Noi parliamo ovviamente di cose, di enti, ma attenzione, le cause che cosa fanno? Indagano le trasformazioni di questi enti. Aristotele parla di cause che spiegano il movimento degli enti. Vi ho detto che per Aristotele la parola movimento è del tutto un sinonimo della parola mutamento, trasformazione. Quindi l'inizio del movimento di una cosa, l'inizio della trasformazione di una cosa. Aristotele è molto attento a dire che la causa efficiente viene prima della cosa. Che cos'è la causa efficiente? Nel caso di una casa, che cos'è che dà origine alla casa? Cioè che dà origine al mutamento, al movimento che produrrà la casa. Sono gli operai che mettono insieme i mattoni, d'accordo? Oppure lo scalpello degli operai, tutti gli strumenti che gli operai utilizzano, d'accordo? Forse si capisce meglio nell'esempio della statua. Qual è la causa efficiente della statua? La causa materiale è il bronzo, la causa efficiente è ciò che lavora il bronzo, sono gli strumenti, ok, non lo so, lo scalpello che trasformano il bronzo nella casa. Attenzione, anche qui abbiamo visto che tutte queste cose sono relative. La causa efficiente è relativa, cioè io come causa efficiente posso dire che in relazione alla statua è lo scalpello che modifica la statua, ma posso dire, l'avete già pensato, che è anche lo scultore che muove lo scalpello. Quindi la causa efficiente più propria è lo scultore che muove lo scalpello, non tanto lo scalpello. Comunque entrambe possono essere considerate cause efficienti della trasformazione, del movimento che darà luogo alla statua, che trasformerà la materia, la causa materiale, la chiude, che trasformerà la causa materiale, la materia
cioè per esempio il bronzo della statua, in una statua, d'accordo? Ciò avviene prima dell'inizio del movimento, viene prima del movimento, viene prima del mutamento, viene prima della creazione della statua. La causa finale, questa è l'ultima, per Aristotele è il contrario della causa efficiente, perché attenzione, la causa finale viene dopo il movimento. Ok? Viene dopo il movimento. Per esempio, in una casa, in un'abitazione, abbiamo visto che la causa efficiente sono gli operai e i loro strumenti che realizzano la casa. Quindi gli operai e i loro strumenti vengono prima della casa. Invece la causa finale viene dopo la creazione della casa, perché una volta finita la casa esprime una finalità, cioè verrà abitata da persone, perché abbiamo visto che la definizione e l'essenza della casa è essere un ricovero per persone. Ricordate la forma della casa, la causa formale è il fatto di essere un ricovero per persone. Quindi viene prima, per esempio, se io cammino, la causa efficiente viene prima del mio movimento, del mio camminare. La causa efficiente sarà un insieme di neurotrasmettitori, di molecole nel mio corpo che arrivano alla placca motrice, no? dei muscoli, muovono le ossa e fanno sì, cioè spiegano in maniera meccanica, appunto in maniera efficiente, perché il mio corpo si muove. Quindi la causa efficiente potrà essere, non so, la volontà nella mia mente che muove, non lo so, i neurotrasmettitori o tutta una serie di cause fisiologiche. Capite che queste cose avvengono prima che io mi muova e spiegano perché io inizio a muovermi, cioè sono la spiegazione dell'inizio del movimento, la causa efficiente. Invece la causa finale è ciò in vista di cui io mi muovo. Attenzione, Aristotele la chiama proprio letteralmente la causa finale l'in vista di cui, l'ueneca, cioè l'in vista di cui, ueneca. Non la chiama causa finale, siamo noi che ci siamo inventati il termine causa finale, la chiama ueneca. È vero che la chiama anche il fine, lo scopo, è vero, il telos in greco realizza un fine, però lo chiama l'ueneca, cioè l'in vista di cui, cioè il movimento, ok, la causa efficiente del movimento è il mio atto di volontà che decide io devo muovere il braccio si muove dopo, ok? È il mio atto di volontà e poi anche tutto ciò che discende, i neurotrasmettitori, tutte le modificazioni fisiologiche che fanno sì che il braccio si muova. Però la causa efficiente viene prima del movimento, la causa finale viene dopo il movimento, la causa finale spiega l'in vista di cui, cioè il motivo per cui io mi sono mosso. Per esempio, io mi sto muovendo perché ho visto una collega insegnante fuori, appena fuori dall'aula, dalla porta, e io mi sto muovendo perché ho un fine, cioè voglio parlare con quella collega. Capite? Quindi la causa finale però si esprimerà dopo il movimento, perché io parlerò con la collega dopo essermi mosso. Quindi causa efficiente e causa finale sono praticamente il contrario l'una dell'altra, perché la causa efficiente è ciò che determina il movimento venendo prima del movimento, la causa finale è ciò che viene dopo il movimento, cioè è l'in vista di cui, è il motivo per cui io mi sono mosso, motivo che però si presenta e si realizza dopo l'effettuazione del movimento. Spero di essere stato chiaro. Queste sono le 4 cause. Abbiamo visto che Aristotele è fortemente finalistico e quindi per lui la causa finale, sapete come la chiama anche? La chiama anche il bene. La causa finale realizza il fine, ok, della generazione e di ogni movimento, ma lui dice l'in vista di cui, ovvero il bene, usa proprio la parola agaton, to agaton, cioè il bene, cioè il fine verso cui avviene il movimento è sempre un bene, ok? È intrinseco nella natura. E tutto ciò che avviene, tutti i movimenti, abbiamo visto il finalismo di Aristotele, lo riprenderemo in altre lezioni, avvengono in base a
un fine, d'accordo? La natura ha un'intelligenza intrinseca, una predisposizione a far avvenire tutti i movimenti in vista di un fine. Lui, lo stesso Aristotele, dice che la sua visione finalistica è il contrario di quella di Anassagora. Ricordate che Anassagora, ne abbiamo parlato nelle lezioni su Anassagora, diceva che l'uomo è diventato intelligente perché possiede la mano, cioè che l'uomo quasi per selezione naturale, per caso, per via di una serie di miliardi di possibilità combinatorie, a un certo punto succede che a qualche uomo spunti la mano, per caso, c'è una cosa non finalistica e la mano poi magari sopravvive, no? Secondo anche le moderne teorie dell'evoluzione biologica, se si adatta all'ambiente, cioè l'uomo diventa più intelligente perché casualmente gli spunta una mano ogni tanto a qualcuno e in questo modo migliora la stirpe e diventa più intelligente. Per Aristotele è il contrario, siccome l'uomo è intelligente allora la natura l'ha dotato della mano, capite? Cioè Aristotele rifiuta quelle teorie naturalistiche che possono sembrarci molto moderne, collimanti con l'evoluzione darwiniana, con l'evoluzione biologica, secondo cui l'uomo, le trasformazioni dell'uomo, delle specie, ma di qualunque ente, anche non vivente, sono casuali o comunque sono trasformazioni che si devono adattare ad un ambiente ostile e che vengono fuori, non lo so, per caso, così via. Non è così. Per Aristotele l'intelligenza finalistica della natura fa sì che una determinata modificazione, per esempio la mano, avvenga appunto finalisticamente, cioè la mano è data all'uomo perché l'uomo è l'essere più intelligente e il fatto di avere una definizione, una forma animale razionale più intelligente degli altri animali automaticamente prescrive che gli sia data la mano per poter mettere in pratica questa intelligenza. Quando si parla del finalismo di Aristotele non dobbiamo pensare a una provvidenza o a qualcosa di estremamente complicato, eccetera. È semplicemente il finalismo, il modo con cui la natura opera, d'accordo? Per esempio, quando qualcosa si trasforma in qualcosa d'altro, il seme di una certa pianta si trasforma proprio nella pianta X, ok? Quel seme non fa altro che raggiungere il suo fine, ok? Perché non si trasforma in qualcosa d'altro, si trasforma proprio nella pianta X. Quindi all'interno del seme, lo vedremo dopo nella dottrina della potenza dell'atto, all'interno del seme era intrinseco quel fine, cioè quello di dare luogo alla pianta X e non ad un altro tipo di pianta, d'accordo? Detto in un altro modo, il finalismo spiega perché il movimento, il mutamento, la trasformazione all'interno di enti uguali, cioè della stessa classe, dà sempre lo stesso esito, capite? Il seme di quella pianta particolare ha una finalità intrinseca e fa sì che il processo di trasformazione dal seme viene fuori la pianta sia lo stesso per tutti i semi di quella specie, di quel genere, di quella classe, che raggiungono tutti il medesimo fine, perché hanno appunto una stessa finalità intrinseca. E quindi queste sono le quattro cause. Attenzione, le quattro cause forse non ho messo abbastanza in evidenza il fatto che queste cause sono tipologie di cause e quindi sono assolutamente convenzionali. L'ho messo in evidenza in rapporto a ciascuna causa di per sé, ma possiamo vedere anche il rapporto, la causa materiale e la causa formale, ok? Abbiamo visto la materia, in una casa, la materia, la causa materiale sono i mattoni e la causa formale è la casa costruita da questi mattoni. Però, attenzione, il mattone può essere causa materiale della casa che è la forma, però a sua volta il mattone può essere anch'esso causa formale, cioè il mattone è contemporaneamente causa formale e causa materiale, dipende da quale punto di vista lo vedi, cioè il mattone è la causa materiale
rispetto alla casa che è la causa formale, ma può essere il mattone la causa formale rispetto a una causa, a una causa materiale come l'argilla, d'accordo? L'argilla è la materia, il mattone è la forma, ma il mattone oltre alla forma può essere anche la materia di una casa, ok? Quindi dipende, una qualunque ente può essere contemporaneamente materia oppure forma. E sono classi di cause diverse, tant'è vero che Aristotele dice che possono essere messe in relazione soltanto per analogia, cioè tutte le cause che appartengono a ciascuna di queste classi. Cioè, per esempio, il bronzo è la causa materiale della statua e i mattoni sono la causa materiale della casa. Sono entrambe cause materiali. Significa che hanno un'analogia, ma non sono la stessa cosa, ovviamente, sono due tipologie diverse anche nel tempo, nel caso specifico, di causa materiale, cioè possono essere in rapporto di analogia. La materia, i mattoni di una casa sono in analogia con il bronzo di una statua. Si potrebbe anche dire che i mattoni stanno alla casa come il bronzo sta ad una statua, così per proporzione matematica. Allora, queste sono le quattro cause, la lezione è andata avanti a lungo. Concludo dicendo questo, poi la prossima volta continueremo. Queste cause vi sembrano due a due uguali? Cioè questo è fondamentale. La causa materiale somiglia alla causa efficiente, siete d'accordo? Abbiamo visto che la materia di una casa sono i mattoni, ma i mattoni, ve lo ricordate, ve l'ho detto, non sono solo il costituente, la materia della casa, spiegano anche l'origine della casa. L'origine della casa è la causa materiale, cioè sono dei mattoni che sono stati messi insieme in un certo modo, e l'origine della casa corrisponde alla causa efficiente, cioè a coloro, gli operai, lo scalpello, che hanno lavorato i mattoni per realizzare la causa, è chiaro? Quindi la materia in qualche modo corrisponde alla causa efficiente, la materia in qualche modo corrisponde all'inizio del movimento, ricordate che la causa efficiente è l'inizio del movimento, la materia della casa ti dà il materiale ma anche l'origine della casa, perché prima c'erano solo i mattoni e poi c'è la casa, e l'origine della casa, causa materiale, è simile alla causa efficiente, perché la causa efficiente ti dice chi e in che modo ha preso i mattoni e li ha messi insieme per fare la casa. Spero che sia chiaro. La causa efficiente e la causa materiale possono essere semplificate, cioè possono essere indicate con una stessa parola, ovvero con la materia. E quindi Aristotele semplifica dicendo che la causa efficiente e la causa materiale possono essere la materia, ma la stessa cosa vale per la causa formale e la causa finale. Siete d'accordo che sono la stessa cosa? Qui la somiglianza è ancora maggiore rispetto che tra causa materiale e causa efficiente. La causa formale, vi ricordate la morfologia, mi dà il fine, la destinazione d'uso, l'essenza. La causa formale, come è fatta una casa, mi dà anche la funzione di quella casa, il fine, cioè mi dà la causa finale. Quindi in qualche modo causa finale o causa formale, non so se siete d'accordo, mi sembra abbastanza evidente, sono la stessa cosa e Aristotele la chiama forma. Quindi la teoria delle quattro cause si può semplificare dicendo che le cause sono due a due uguali, e invece di quattro noi possiamo pensare a due strutture fondamentali: la materia, che mette insieme causa materiale e causa efficiente, e la forma, che mette insieme la causa formale e la causa finale. Attenzione, la materia, il binomio interpretativo materia e forma sarà fondamentale sia in fisica sia in metafisica. Senza capire questo non si capisce niente di Aristotele. Materia e forma, Aristotele dice, ma lo approfondiremo ovviamente nelle lezioni successive, ti danno la sostanza. La sostanza, l'usia, è differente degli accidenti, e lui ha detto nella logica perché è differente dagli accidenti, ma nella fisica e nella metafisica dà un'altra motivazione per cui la sostanza è differente dagli accidenti. La sostanza è costituita da materia e forma, da due strutture, d'accordo? La sostanza è un insieme inestricabile, cioè un sinolo di materia e forma, mentre invece l'accidente
non è assolutamente costituito da materia e forma, quindi le sostanze sono diverse e sono più importanti degli accidenti proprio perché hanno questa caratterizzazione, sono costituite da materia e forma. Attenzione, riprenderemo questa coppia materia-forma la prossima volta, anche paragonandola alla coppia potenza-atto, quindi continuate a seguirmi. La materia e forma danno una sostanza, anche questo lo approfondiremo. Le sostanze sono sinoli, dice Aristotele. Cosa sono i sinoli? In greco, sinolo è siun, è composto da siun, ve lo scrivo anche in greco. Siun corrisponde al latino cum, cioè con, insieme. E poi attenzione, c'è anche olon, fate attenzione, olon in greco significa tutto. Quindi letteralmente significa tutto insieme, siun con insieme, olon tutto, cioè cos'è il sinolo? È un tutto insieme. È un tutto insieme, è un uno tutto. Aristotele vuol dire che le sostanze sono sinoli perché sono dei tutti insieme, sono costituite da materia e forma, ma tutti insieme la materia e la forma. Cioè la materia e la forma formano una sostanza, un uno tutto, formano un'unità che è indissolubile, che è inestricabile. La sostanza è una mistura tra materia e forma in modo tale che la materia e la forma non possano essere separati, sono un tutt'uno, capite? La materia e la forma sono un tutto insieme, sono qualcosa che è assolutamente inestricabile, non può esistere una sostanza che è pura materia, non può esistere una sostanza che è pura forma, non può esistere una materia, una causa materiale senza una forma, una causa formale, non può esistere una forma senza una materia. Ci sarà una sola eccezione, la vedremo in seguito, quindi le sostanze sono sinoli, sono insiemi inestricabili di materia e forma. Ci fermiamo qui per il momento. Continuiamo a parlare di fisica e metafisica di Aristotele, mi dispiace che questa lezione sia stata molto lunga, la prossima volta.